Oggi cuciniamo insieme. Prepariamo la bruschetta, uno dei piatti più buoni e famosi della tradizione culinaria italiana. Anche uno dei miei preferiti. Non sono un cuoco, quindi la mia intenzione non è farvi vedere la migliore ricetta per fare la bruschetta. Voglio solamente farvi vedere come la faccio io, in modo molto semplice e forse anche un po' originale. Prima di iniziare mettiamo a preriscaldare il forno. Io di solito lo metto a 180 gradi. Ecco, il nostro forno è partito. Qui ho preparato tutti gli ingredienti per fare la bruschetta. Dal pane all'olio, dal pomodoro alla mozzarella. È giunto il momento di infornare il pane. Apriamo il forno e tiriamo fuori questa piastra. Stendiamo un velo di carta da forno qui. Il pane è la base della nostra bruschetta, dove andremo a posizionare tutti gli altri ingredienti. Ora posiziono e taglio le fette di pane. Le ho tagliate a metà perché sennò non ci stavano. Ora è il momento di rimettere tutto nel forno. Finché il pane si cucina nel forno, andiamo a preparare pomodoro, mozzarella e peperoni. Finché la bruschetta si cucina, andiamo a lavare i nostri pomodori. I pomodori danno un gusto inconfondibile alla bruschetta. Non esiste una bruschetta senza pomodori. Ora tagliamo i nostri pomodori. Guardate che belli i nostri pomodori. Di solito li metto nel colapasta per farli perdere un po' di acqua. Li spremo anche leggermente. Guardate che belle queste mozzarelle. Andiamo a tagliarle. Forse in origine sulla bruschetta non c'era la mozzarella, però diciamoci la verità, una bruschetta senza mozzarella non riuscirei proprio ad immaginarla. Peperoni. Ovviamente questo non è un ingrediente originario della bruschetta, ma è qualcosa di personale che a me piace molto mettere, anche solo per un tocco di colore. È il momento di tirare fuori il nostro pane dal forno e di girarlo dall'altro lato. Gli diamo una veloce girata in modo che si cucini bene da entrambi i lati. Il pane è pronto. Ora è il momento della farcitura. Stavo dimenticando l'aglio. Adesso lo preparo subito. Ne basta uno spicchio. L'aglio serve a dare quel sapore deciso, piccante e persistente. Però state attenti a non esagerare. Ovviamente la quantità va a gusto personale. Io di solito lo metto semplicemente strofinandolo sulla bruschetta. Una bella strofinata di aglio. Una manciata di mozzarella. Una manciata di pomodori. Qualche peperone. Voilà! Ora facciamo le altre 5. Il momento della farcitura è un momento delicato e importante. Bisogna saper bilanciare la giusta quantità di ingredienti. Io sono un po' perfezionista e a volte perdo un sacco di tempo a distribuire la giusta quantità degli ingredienti sulle bruschette. E ci tengo pure che le decorazioni vengano bene.
Guardate che belle! Ora è il momento di infornarle per l'ultima volta. Ciao ciao! Finché aspettiamo che le bruschette siano pronte, volevo raccontarvi qualcosa della loro storia. Le origini della bruschetta, infatti, si perdono nella notte dei tempi. Non abbiamo vere e proprie informazioni, ma abbiamo degli indizi. L'origine della bruschetta va forse collocata tra il Lazio e la Toscana? I suoi inventori sono stati i Romani oppure un altro popolo? È interessante l'etimologia della parola bruschetta. Il verbo bruscare, da cui sembra derivare la parola bruschetta, significa abbrustolire. Abbrustolire significa tostare, bruciare leggermente. E questo chiaramente indica il modo in cui vengono preparate le fette di pane. Guardate la mozzarella che pian piano si sta sciogliendo. Mi fa venire l'acquolina in bocca. Finché aspettiamo, ci tenevo a ricordarvi che se volete potete iscrivervi alla mia pagina Facebook, con la quale potete tenervi costantemente informati su tutti i miei video. Se volete potete anche seguire la mia pagina Instagram, in cui pubblico costantemente delle foto e delle immagini per aiutarvi a migliorare il vostro italiano. Come sempre i link si trovano nella descrizione del video. Ah, stavo dimenticando di preparare la tavola. Ed ecco che finalmente le bruschette sono pronte. Guardate che meraviglia! L'olio è un ingrediente fondamentale per le bruschette e anche l'origano gli dà quel tocco veramente saporito. E voilà!